Vai là a mangiare. Buongiorno ragazzi, buongiorno! Buongiorno a tutti! E che buongiorno! Ci siamo svegliati in un posto paradisiaco. Abbiamo dormito con il nostro mitico Charlie proprio là. Lo vedete lì parcheggiato, abbiamo aperto la portiera stamani. E siamo letteralmente dentro a degli scavi, a un'area archeologica, perché la strada principale, che è questa che fa questa specie di S, passa proprio dentro all'area archeologica. Siamo esattamente nella provincia di Antalya e precisamente ci troviamo a Tlos, che è di fatto l'insediamento più antico della Licia. Licia di cui abbiamo visto l'inizio del camminamento qualche giorno fa, quando siamo andati proprio al punto di partenza. E questa, diciamo, ne è una delle molte tappe. È molto suggestivo, anche perché si trova veramente su questo sperone di roccia. Iniziamo a salire e andiamo ad esplorare quello che poi di fatto è la parte superiore. Ora noi saliremo là sopra e già da qui vediamo un panorama veramente incredibile ed eccezionale. Questa è l'antica Tlos, che in licio si chiamava Tlava ed era praticamente un centro religioso. E questa che vediamo dinanzi a noi è l'antica necropoli, dove vediamo tutte queste tombe molto particolari. Tutto l'insediamento risale a prima del secondo secolo a.C. e di fatto è l'insediamento a tutt'oggi più antico di tutta la zona licia. Ora ci avventuriamo per quanto possibile qui all'interno della zona. Lì per esempio c'è un po' di fango perché ieri ha piovuto, e andiamo a esplorare queste che sono proprio delle tombe scavate nella roccia. Intanto Marta sta a fare un po' di foto a qualcosa, ma te come hai dormito stanotte? Bene, come un sasso, come sempre del resto. Ma hai avuto freddo? La risposta è lì. Vediamo un po' cosa abbiamo là. Guardate che meraviglia ragazzi. E comunque no, non ho avuto freddo, nonostante ci troviamo a circa 500 metri di altezza sul livello del mare e che abbiamo intorno questa bella catena montuosa. Non abbiamo avuto freddo, addirittura ieri sera non abbiamo acceso nemmeno il riscaldamento dentro Charlie. Si sta bene in questi giorni. È piuttosto umido, il cielo è un po' carico di nuvole, però è meraviglioso. Mi stavo soffermando a fare le foto a queste vette bianche così innevate, che poi fanno da contrasto pazzesco con questo verde che c'è in questa vallata. Qui ci sono tantissime di queste tombe, si può anche entrare dentro, alcune sono veramente messe male e pericolanti, però c'è tanto fango perché ovviamente con il terriccio sotto, quando piove ci va l'acqua. Qui siamo all'interno di una di queste tombe, ci sono varie stanze a cui si può accedere, però sono veramente inquietanti sotto certi aspetti. Adesso stiamo salendo nella parte superiore, il cuore pulsante, secondo queste testimonianze, di tutto il nucleo. Anche in questa città antica si sono succedute diverse civiltà, a partire da quella ellenica, la romanica, l'ottomana. Ora noi proseguiamo il cammino, andiamo sempre più in alto, da qui possiamo vedere ancora meglio
l'area dove abbiamo parcheggiato e dormito, come dicevamo prima. Accanto a noi, come vedete, c'è anche un altro camper, perché noi siamo arrivati ieri sera con un tramonto spettacolare e abbiamo incontrato questo camper di una coppia tedesca che hanno anche un gatto. Esatto, il guinzaglio, che in questo momento sta facendo il tour dell'area archeologica di Tlos, anche lui. Infatti quando siamo arrivati gli abbiamo chiesto se avessero già visto il sito oppure no, e anche loro ci hanno confermato di essere appena arrivati e che avrebbero dormito qui. E poi si sono arrivati 3 amici turchi, uno di questi sapeva l'inglese e praticamente li ha portati a far vedere l'area archeologica e ci siamo messi tutti quanti a parlare e ci ha chiesto un po' le solite cose, da dove venivamo, eccetera eccetera. Quindi in Turchia si fa facilmente amicizia e conoscenza, le persone locali sono sempre ben disposte, sono curiose prima di tutto. Sì, sono venuti a vedere Ciardi dentro come fosse. Sì, hanno voluto, un camper? Un camper, allora hanno voluto vederlo. Insomma, no, è bello, l'incontro umano è sempre bello. E quindi niente, adesso andiamo nell'Acropoli superiore. Ma guardate che panorama che abbiamo da questo lato. Qui c'è anche una bella scaletta che porta sulla parte più alta del castello, dove sventola come sempre una bandiera della Turchia, e da qui abbiamo un panorama, ragazzi. Tutto rispetto. Tutto rispetto. Sì. Siamo arrivati in vetta, siamo in cima al castello e da qui veramente abbiamo una visuale a 360 gradi, e anche qui, come dicevamo, c'è una bandiera della Turchia che abbiamo letto essere, e anche visto essere presente nei pressi di tutti i palazzi storici, di tutte le scuole, di tutti i siti archeologici, è veramente ovunque. E ha un significato la bandiera turca, come poi di fatto tutte le bandiere. È molto particolare perché è questo rosso molto acceso che svetta praticamente, si vede da lontano chilometri, diciamo così. E ha appunto, come dicevo, un significato perché il fondo rosso rappresenta purtroppo il colore del sangue versato durante la guerra d'indipendenza, mentre la falce di luna rappresenta il simbolo di fatto dell'Islam, e la stella è il simbolo di una nuova nazione nascente. Anche qui, inutile dirlo, c'è un divieto di no-fly zone, ma non serve il drone perché siamo talmente alti che vediamo tutto. Esatto. E spero che lo vediate bene anche voi. Speriamo che questa bellezza si possa percepire dallo schermo. L'insediamento di Tlos, oltre che essere il più antico della zona della Licia, vanta anche, diciamo, un altro primato, ovvero è stata la patria di Bellerofonte e del suo cavallo alato Pegaso, personaggi della mitologia greca descritti da Omero. Fu un vero e proprio eroe, la sua impresa, le gesta più grandi furono quelle di uccidere la chimera, che era un mostro mitologico, che appunto tramite gli scritti di Omero aveva la testa di leone, il corpo di capra e la coda di serpente. E fu proprio il re di qui della Licia che ordinò a Bellerofonte di uccidere la chimera. Guardate che solicino che sta uscendo. Solicione a noi. E da qui dominiamo dove costruivano, ragazzi. Mamma mia. E che fatiche. Davvero, ci immedesimiamo sempre nei loro sforzi, nelle loro fatiche per costruire queste città che sono sempre in punti più impensabili. E poi con gli strumenti dell'epoca. Noi insistiamo a dirlo, ma pensateci un attimo, avranno avuto animali da tiro, però che altro sì. Certo no, il bobcat, no. il muletto. C'erano sicuramente tanti schiavi che lavoravano sodo, però è comunque un lavoro manuale.
sono anche gli scoiattoli, guarda là sul muretto. Di fronte all'anfiteatro salutiamo questo bellissimo sito e proseguiamo il nostro viaggio. Esatto, Charlie è lì che ci aspetta e ora giriamo la chiave e via! Ci siamo spostati da una città, dal centro religioso a un centro economico e culturale che è qui nella città di Xanthos, una vecchia città di Xanthos che è praticamente sopra a questa colle, diciamo, e domina come al solito tutto il panorama. Purtroppo non è molto bello intorno perché praticamente è un deserto di serre, quindi è tutto un mare di plastica. Adesso quando scendiamo ve lo faremo vedere. E abbiamo letto che questi scavi purtroppo non sono tenuti nemmeno così tanto bene. Infatti vediamo intorno che c'è l'erba alta, sono un po' rovinati, e sì. sono un po' rovinati, però sono a tutti gli effetti patrimonio dell'UNESCO, pensate un po'. La città qui vicina un po' ci ricorda Almeria che abbiamo visto in Spagna con tutte queste serre. Vi mettiamo anche in sovrimpressione una mappa, insomma, della zona vista dal satellite, dove si vede veramente un tappeto di cellophane. Esatto. Che un po' impatta, insomma, con il panorama. Purtroppo si soffoca un po' questo sito archeologico. Così a primo acchito non ci è piaciuto molto cioè la location sarebbe bella, ma diciamo il contorno. Quindi abbiamo visto qualche immagine qui dall'esterno, vi mettiamo queste immagini, però decidiamo di proseguire, insomma. To pay? Patara Archaeological Site, Patara Beach. Yes, you have to buy ticket. Only Patara Beach? Same price. 340 lire. No. Allora, come vedete siamo sempre su Charlie e stiamo tornando indietro. Volevamo visitare la spiaggia di Patara perché avevamo letto che ci sono delle belle dune. Quindi volevamo arrivare lì, fare una sosta pranzo e fare 2 foto. Però c'è la sbarra a un certo punto senza avviso, non ci sono cartelli che ti annunciano. Pensate un po', chiedono un biglietto di 340 lire, che sono oltre quasi 11 euro a testa. Il biglietto comprende una zona delle rovine e lì ci potrebbe stare e ci sta bene, ma noi abbiamo chiesto, noi vogliamo andare semplicemente alla spiaggia a vederla, a fare 2 foto, e loro ci hanno detto the same price, cioè lo stesso prezzo. Però insomma l'accesso a un parco, a una spiaggia, 20 euro ci sembra un po' tanto, eccessivo, in effetti. un po' eccessivo.
Finalmente è arrivata l'ora di pranzo e vai! Proviamo una pasta tipica turca che abbiamo visto in tanti luoghi dove siamo andati. Oggi c'è un gran bel gemellaggio perché assaggeremo i manti, così si chiamano, questa specie di ravioli turchi, e le condiremo con un bellissimo pesto alla genovese che ancora abbiamo dall'Italia. I mantica alla genovese, ti rendi conto? Esatto, quindi facciamo un bellissimo gemellaggio, chissà come verranno, ora ve lo diremo tra poco. Ve lo diremo e poi dopo mangiato vi portiamo a far vedere questa meraviglia che abbiamo qui di fronte a noi. Eccola qui la pasta pronta, i tortellini, come si chiamano? Tortellini? Si chiamano manti. I manti. E per dare un ultimo tocco turco mettiamo sopra l'ayran, che di fatto è uno yogurt salato. Ne mettiamo sopra qualche goccia e vediamo se si sposa bene con pesto alla genovese, perché insomma non è proprio tipico turco il pesto. Abbiamo questo yogurt. E ora passiamo alla prova dell'assaggio, sentiamo un po' com'è. Il salato dello yogurt si sente. Si sente quella punta? Sì, si sente quella punta. Oggi sta bene. Sì. Non capisco l'interno dei... Non ho capito nemmeno io, dei manti. Però sono buoni, lo possiamo garantire. Sì, forse c'è la carne. Un po' di carne sicura. Un Buoni. po' di spezie. Buoni, sono molto speziati, sì. Buon appetito. Buon appetito, in turco non lo sappiamo come si dice. Erano lì che facevano il selfie, è arrivata la mega onda e l'ha travolti. Erano lì sullo scoglietto. E la ragazza cioè vestita tutta di rosa tipo confetto, ora è scura e rosa chiara. E ha urlato, si sono girati tutti. E quindi dopo aver saltato la spiaggia precedente ci siamo spostati qui dove abbiamo mangiato poc'anzi, la spiaggia di Kaputas, che è Beach. molto famosa per avere quest'acqua turchese. Guardate che meraviglia. Ora riesce il sole. Esatto, e si vede meglio. Probabilmente è un discorso di fondale, anche perché l'altra parte invece è un blu scuro intenso. Qui è un azzurro veramente accecante. Lo fa solamente qui, in questo Sì. spazietto. È in parte di sabbia fine e in parte di pietre. Ovviamente per arrivare qui dovete parcheggiare lungo questa strada dove siamo noi. Diciamo Praticamente non ci sono posti se non dove abbiamo lasciato Charlie. Qui dove ci sono queste macchine piene di divieti di sosta e di fermata c'è anche la gendarmeria, quindi non so, probabilmente le macchine ce le lasciano lo stesso, non si sa se gli fanno poi le multe. E più avanti c'è un canyon che ora andiamo a vedere. Lì vedete passa tutta la strada, qui ci sono tutte le macchine, però no parking da tutte le parti. Divieti di sosta, una montagna spettacolare, montagna che nasconde una gola e un canyon. L'abbiamo vista prima passandoci e quindi ora andiamo a piedi a vedere com'è. Riferita alle spiagge, a tutte le spiagge dove siamo stati qui in Turchia, all'ingresso della spiaggia c'è un bellissimo divieto di fumo, no smoking da tutte le parti. E questa cosa a noi ci piace, anche perché purtroppo spesso nelle spiagge troviamo mozziconi di sigarette. È vero, direte voi, sta sempre alla civiltà dell'individuo fumatore comunque di non buttarla in ogni caso, però insomma magari qui, visto che sono tanti che fumano, speriamo che sia una regola rispettata. E fumano come turchi, ve lo possiamo Esatto. garantire. Lo sapevo che sarebbe arrivata la battuta, guarda, gliel'ho servita veramente sul piatto d'argento.
E questo ragazzi è un canyon fantastico, guardate che spacco nella roccia. Bellissimo, poi questo colore rossastro di queste rocce, striature, caverne, cavernettine, e l'acqua non ce n'è molta. Si intravede un po' in lontananza, sì, ma c'è. Vedete quella grande isola lì a fianco alla costa? È l'isola di Castellorizo ed è naturalmente greca, perché tutte le isole adiacenti alla costa turca, o quasi, sono appartenenti alla Grecia e sono veramente vicine alla costa. Tra una macchina e un'altra e il muezzin che canta, vi mostriamo il panorama che si vede da questo punto panoramico. Ci fa anche rima, tra il muezzin che canta e una macchina. Che casino che c'è! Però meritava troppo ragazzi, perché è un panorama da qui, c'è un punto sosta, però purtroppo è vicino alla strada. Guardate qua che insenatura! E è complicato, ve la spieghiamo perché abbiamo dovuto guardare la mappa perché non ci capiamo nulla. Praticamente siamo sulla costa turca, poi a un certo punto la costa turca ha questo istmo, vedete qua questo istmo che fa una specie di S, lì si stringe e arriva nella parte più larga. Tutto questo istmo è ovviamente della costa turca e appartenente alla Turchia. Là di fronte invece quell'isola là, che è vicinissima comunque, appartiene, come vi dicevamo, alla Grecia e è Castellorizo. E è veramente a un tiro di schioppo dalla costa turca. E l'altra parte dietro di me è il proseguo della linea della costa sempre turca, che si espande su un altro promontorio, è fatto un po' a C. Senti come gli dai il muezzin. Sono le 16, è il momento del richiamo alla preghiera. C'è una vegetazione verdeggiante ragazzi incredibile. Mamma mia. Siamo saliti per un attimo a 500 metri di quota e ora stiamo riscendendo. Infatti la temperatura da 18 gradi era scesa subito a 13. Bam! Di botto. È bellissima questa zona, veramente molto bella. Dalla costa stiamo seguendo la strada principale e taglia un po' nell'interno. Fa questa parte un po' più montuosa, anche se non sono montagne alte, ma è veramente una parte molto verde e molto bella. Madonna. Mamma mia, che schifo, che peccato. Guarda che bosco meraviglioso, ma qui ci vengono, guarda là, ci vengono a bivaccare perché qui l'acqua non ce lo porta. Lì c'è un po' di Tutto è fame. questo prato. Ed eccoci qua ragazzi, dopo tanto viaggiare oggi abbiamo trovato questo posto in mezzo al bosco, in mezzo a questa foresta di pini, molto fresca, molto accogliente, molto bella. È anche bella freschina perché la giornata ormai volge al termine. Marta sta sistemando un po' le ultime cose dentro Charlie.
Ci sono da lavare i piatti, ora ci dedichiamo alle pulizie del nostro van, ci mettiamo un po' al lavoro con il computer, ci facciamo una bella cena e ci riposiamo perché stasera a letto presto che siamo cotti. Prima c'è la premiere e poi stacchiamo tutto. Buongiorno a tutti ragazzi, stanotte abbiamo dormito in questo splendido bosco di pini, un luogo veramente incantevole, si sentono gli uccellini che cantano e anche le macchine nella non lontana strada che però non ci hanno dato noia stanotte. No, stanotte non è passato nessuno di fatto e quindi abbiamo dormito nel completo silenzio. E ci piace sempre dormire in natura quando troviamo questi luoghi e quando è possibile, però c'è un però. C'è sempre un però, purtroppo. Ieri sera siamo arrivati, stava facendo buio, ma ci siamo subito accorti che questa meraviglia è piena di luoghi e punti dove fare i falò. Quindi questa zona richiama molte persone e purtroppo, e dico purtroppo, queste persone hanno lasciato traccia del loro passaggio. Indovinate un po'? È pieno di immondizia. E ce n'è tanta, ce n'è veramente tanta, soprattutto plastica, ovviamente, avanzi di pranzi, cene, eccetera eccetera, e questo ci ha disturbato molto. Noi vogliamo passare qualche giorno qui in natura e quindi per ringraziare questo luogo dell'ospitalità adesso ci mettiamo i guanti, prendiamo dei sacchi e puliamo veramente questo scempio. Mettiamoci subito all'opera. Dicevi che eri un po' provata, vero? Sì, mi sto reggendo a Charlie perché sono un pochino provata. Ma stamani siamo tutti e due provati. Vabbè, è normale quando stai giù a testa bassa, raccogli, poi arriva a un certo punto mi sento un attimino fusa. Niente, stamani abbiamo fatto colazione e poi abbiamo fatto una bella raccolta perché questo luogo veramente era in condizioni pietose. Più di questo noi non possiamo raccogliere, sia perché abbiamo finito i sacchetti, sia perché lo spazio dentro Charlie è quello che è. Anche quello, perché poi vanno portati al più vicino bidone dell'immondizia, che ancora dobbiamo individuare dov'è, però vabbè, sarà un'altra missione, ma la facciamo più che volentieri, come la raccolta del resto. Vogliamo lasciare sempre più pulito, vogliamo ringraziare questo luogo di averci accolti. Siamo arrivati ieri sera tardi e abbiamo visto questo mare di immondizia e veramente ci ha turbati. Siamo rimasti sconvolti. Peccato, perché c'è una pace, un silenzio, sono passate le caprette con i campanellini, è tutto molto idilliaco, però poi c'è la mano dell'essere umano e purtroppo rovina tutto. Abbiamo fatto la raccolta e l'abbiamo pubblicata nel sito di Un Sacco Pulito, quindi trovate il video dedicato alla raccolta nel sito. Andatelo a visitare perché è molto interessante. Vi mettiamo anche la descrizione giù con il link per accedere a queste raccolte che facciamo congiuntamente. Oh, finalmente si mangia! Si mangia! Si mangia! Oh, una bella frittata con le zucchine e la cipolla e dei formaggi tipici della Turchia, che li assaggiamo e sentiamo un po' come sono. Allora, noi abbiamo mangiato, ora abbiamo dato da mangiare al nostro amico fino a un certo punto, perché stanotte il nostro amico, cosa ha fatto il nostro amico stanotte? Ha abbaiato un'ora consecutiva almeno. Ma poi abbiamo scoperto delle tracce, sembrano di cinghiali, roba del genere, lì vicino al boschetto, e probabilmente ce l'aveva con loro. Ha abbaiato tanto ieri sera, però nel buio abbiamo acceso un po' le luci, ma ovviamente non abbiamo visto nulla noi. Lui è stato qui, carino, tutta la notte vicino a Charlie e ha fatto la guardia. Ha fatto la guardia a Charlie. E quindi stamattina ha lavorato
come pastore al gregge di caprette e quindi ora si merita una ciotola di crocchette. Hai già finito? Mamma mia, che fame, Che fame, Ora ti diamo un po' d'acqua, dai. Allora, visto che la van life è una vita in cui si passa gran parte del tempo in spiaggia con il mojito, no, non funziona così. Si lavora tutti i giorni, a tutte le ore, sempre. E oggi è giornata di pulizia, sistemazione garage, cambio lenzuola del letto, aspirare il pavimento, sbattere i tappeti. Quante cose ci sono? Oltre aver fatto chilometri al bidone dell'immondizia per buttare tutti i rifiuti che abbiamo raccolto. Vabbè, ma quello l'abbiamo fatto volentieri, però alla fine anche Charlie vuole un po' di attenzioni. Sì. E anche per noi, vai, via, Forza. diciamocelo. Quindi niente, oggi pomeriggio facciamo un po' di lavoretti. Sfruttiamo questo luogo che ci permette di poter fare tutte queste attività. Poi però dopo, come premio, Vi faccio vedere qualcosa, vi faccio uno spoiler, vi faccio vedere uno indovinerete spoiler. sicuramente. Cosa sarà? Cosa sarà? Cosa sarà? Ta-ta! Abbiamo la nostra griglietta e ci faremo qualcosa di veramente buono. How our fates are growing, and when we come to life, and I believe in coloring the world, gotta holler to be heard in time. We can fight back, ready to go right back to the sky, to the moon, making my skyline brand new. You, you get my heart in trouble. Make a beat, sing a tune, giving my life this whole groove. You, get my heart in trouble. Tonight I wanna hide away, and I can feel us going to the sky, to the moon, making my skyline brand new. You, oh. Ecco la cena pronta, ragazzi. Pollo con le zucchine grigliate alla piastra. Ora finiamo di apparecchiare Ce lo pappiamo. e ce lo pappiamo tutto, perché oggi ce lo siamo meritato. Siamo stanchissimi, abbiamo lavorato tantissimo. E stasera un po' di relax. Ringraziamo tutti i nostri amici e sostenitori. Un abbraccio virtuale a tutti voi, grazie per aver visto il video, iscrivetevi al canale, ve lo chiediamo sempre, per noi insomma è importante, questo l'avrete capito. Se poi volete scriverci dei commenti, noi siamo qui pronti a rispondervi. Esatto. Mettete un mi piace se il video vi è piaciuto. E alla prossima avventura dei tickets. Ciao! Ciao! Ciao ciao! Ciao!